Benvenuti, tutti, su Stelle Turche Rivelate, il canale dove le storie respirano, le emozioni trovano voce e le verità che a volte sfuggono ai flash si lasciano finalmente raccontare. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e toccate il tasto Unisciti per sostenere la nostra comunità in crescita. Mettete like se credete che l'amore vero non abbia bisogno di palcoscenici. E adesso, entriamo nelle strade soffuse di Ciangir, dove due persone hanno capito che il silenzio aveva già detto abbastanza e dove il mondo ha visto, senza clamore, una relazione diventare sostanza. Non ci fu scenografia, nessun arrivo teatrale, nessun abbraccio provato davanti allo specchio. Solo il ritmo quieto di una sera di Ciangir, un tavolo tra amici, un ristorante con luci basse, risate che si srotolavano fuori, come se la notte avesse tutto il tempo del mondo. E poi, tra il rumore ovattato dei motori e il fruscio dei discorsi, apparvero loro, Akhe Aknotsu ed Ebru Saina mano nella mano. Il gesto fu minuscolo, quasi un dettaglio, ma in quella semplicità c'era una dichiarazione intera. Le dita intrecciate, non per farsi vedere, ma per stare bene, non per i fotografi, ma per se stessi. Sembrava che la città, finalmente, avesse raggiunto una verità sussurrata da tempo. Per mesi la loro intesa sul set era stata oggetto di una curiosità gentile. Quella sera, l'inespresso prese forma sotto i lampioni, come se una promessa si fosse pronunciata da sola. Quando il gruppo di amici uscì dal ristorante, il primo lampo di una camera tagliò la calma. Teste che si voltano, domande che si fanno appuntite, obiettivi alla ricerca del sigillo definitivo. E invece di arretrare, Akhe strinse la mano di Ebru un po' di più, un gesto istintivo, protettivo, più eloquente di qualsiasi discorso. Non evitò, non fece un passo di lato. Il suo corpo diceva, eccoci, non abbiamo più motivo di nasconderci. Accanto a lui, Ebru conservava la stessa compostezza. I capelli sciolti, una giacca essenziale che accarezzava la sua grazia senza imbrigliarla, bellezza senza esecuzione, presenza senza teatro. Insieme, non sembravano due volti famosi intenti a svelare un segreto, ma due anime normali che avevano smesso di fingere di essere estranee. Era inevitabile che qualcuno dicesse forte ciò che tutti pensavano. È davvero quello che sembra? Akhe guardò prima Ebru, uno scambio quasi invisibile, breve come un respiro, poi si rivolse ai microfoni con un sorriso che tradiva il divertimento. Vi accorgete sempre di tutto, disse con leggerezza. Direi che ormai c'è poco da tenere per noi. Niente copione, niente tono di difesa. Solo una verità che entrava in scena in punta di piedi. La risposta di Ebru fu ancora più sobria, ma con una forza che non aveva bisogno di sottolineature. Siamo sereni. Grazie per la delicatezza. Un sorriso seguì quelle parole, limpido e fermo, come una luce che non lampeggia ma resta. Bastò quello. Chi li conosce non si stupì. La loro vicinanza non era nata nelle chiacchiere, ma nel lavoro, tra una prova e l'altra, tra pause condivise senza rumore, tra risate che diventavano più leggere quando l'altro era vicino. Non una convenienza da copertina, ma l'architettura lenta di una fiducia reciproca. Gli amici raccontano che tutto iniziò nel modo più semplice. Una prova rimasta oltre l'orario. Un caffè lasciato sul tavolo dell'altro per non farlo raffreddare. Una conversazione che non si faceva scacciare dalla stanchezza. Quello che crebbe tra loro fu pazienza, il tipo di pazienza che rifiuta lo spettacolo. Per mesi hanno protetto ciò che avevano, lasciandolo vivere in un perimetro privato. Arrivi separati, uscite diverse, risposte garbate e sfuggenti durante le interviste. Una danza attenta per proteggere qualcosa ancora in formazione. Ma ogni segreto ha una vita. Quella sera, appena le fotografie hanno iniziato a girare, la storia ha trovato il suo corpo. Nel giro di minuti, i fan hanno letto ogni dettaglio, l'inclinazione della spalla di lei, il modo in cui il pollice di lui accarezzava la sua mano, lo sguardo che restava sospeso tra i due più del necessario. Sui social non scoppiò uno scandalo, ma un affetto riconoscente. I commenti arrivarono come un coro. Questa è la soft launch che aspettavamo. Avete tenuto tutto per voi, e lo rispettiamo. Vedervi sorridere così è tutto. Non fu caos, fu festa. Nell'era in cui tutto è performance, l'autenticità di quella notte sembrò un sollievo. Un amico vicino a entrambi, più tardi, confermò ciò che tutti intuirono. Si conoscono da più tempo di quanto sembri. Sono riservati per natura. Non è una scena. È qualcosa di saldo da mesi. Parole cadute come un punto fermo gentile. Per una volta,
Il pubblico non dovette inventare retroscena o concatenare date, la verità bastava a se stessa. Ciangir ha il dono di trasformare i sussurri in piccole leggende. Quella sera si è aggiunta al racconto quieto della città, la specie di storia che rimbalza tra tazze di caffè servite tardi. Chi c'era dice che il personale sorrideva come chi ha visto gli occhi parlarsi. Gli amici erano distesi, l'aria accomodante. Quando il gruppo ha messo piede sul marciapiede e i flash sono diventati una pioggia sottile, AKE non ha avuto un sussulto. Ha avvicinato Ebro non come si trattiene qualcosa, ma come si rassicura qualcuno, e ha risposto a un'altra domanda puntata come una freccia. Siete insieme? La sua replica è stata una risata che ha sciolto la tensione. Avete visto quello che c'era da vedere? Non fingiamo più il contrario. Si è sentito quasi un sospiro collettivo, come se finalmente una pagina si fosse girata. Ebro ha aggiunto, stiamo bene. Siamo felici? Non c'è davvero molto altro. Quella schiettezza ha attecchito in rete, le sue parole hanno fatto il giro delle timeline, etichettate come la verità più calma della settimana. Entrambi adesso hanno agende spietate, copioni, prove, notti di set. Eppure chi li frequenta racconta che hanno eretto confini rari per il loro mondo. Programmano, parlano, proteggono, mantengono il privato sacro e il lavoro lucido. L'accordo è semplice, niente performance fuori dallo schermo, nessuna messa in scena di sentimenti per i titoli. E proprio questo li rende magnetici. In un'industria che vende esposizione, hanno scelto la grazia. Il pubblico lo percepisce, per questo le foto delle loro dita intrecciate somigliano più a una promessa che a uno scoop. Ogni storia d'amore ha un attimo che la definisce. Per AKE ed Ebro è stato il contatto ininterrotto delle mani mentre i lampi esplodevano. Lui che prima di affrontare il brusio si è voltato verso di lei, un riflesso che diceva, prima tu. Più di un'intervista, è stato quel gesto a dire tutto. E anche quando la serata si stava dissolvendo, hanno rifiutato i capitoli superflui, niente saluti teatrali, nessuna dimostrazione programmata. Sono andati via piano, fianco a fianco. Il taxi ha sussurrato nel passare, le risate lontane si sono fatte eco. Lo sportello si è chiuso senza rumore. La strada ha espirato. L'immagine, però, è rimasta sospesa. All'alba, le bacheche brillavano di teorie benevole, auguri, stima. Truccatori che hanno lavorato con loro hanno scritto della loro gentilezza. Elettricisti hanno ricordato piccole cortesie nei giorni lunghi. Un tecnico li ha riassunti così, è vero. È tenero. Lasciateli vivere. Quel pensiero ha viaggiato più in fretta delle foto. Nessuno inseguiva lo scandalo, ma la sincerità. L'attimo ha superato il pettegolezzo ed è diventato un bene raro nella cultura dello spettacolo, un respiro condiviso di contentezza. Persino gli addetti ai lavori hanno iniziato a commentare non tanto la relazione, quanto il suo tono. Nessun dramma, nessuna strategia di mercato, nessuna regia PR. Solo presenza. C'è chi sussurra che questa compostezza potrebbe cambiare il modo in cui le coppie famose appaiono in pubblico. L'autenticità, dopo tutto, funziona ancora, ma solo quando non è forzata. Quello che resta adesso è più di una foto. È un emblema di tenerezza in un'epoca di spettacolo. Due figure che attraversano Ciangir con lo stesso passo, le mani annodate, espressioni serene. Quel piccolo momento si rivede perché è umano. E forse è per questo che la storia ha trovato casa in così tante persone. Non riguardava la rivelazione, ma il permesso di essere genuini, di stare senza armature, di lasciare che la verità semplicemente esista. E tuttavia, dietro la calma c'è stato lavoro, giorni in cui hanno scelto il silenzio, appuntamenti scambiati con letture di copione, scene provate fino a sentirne il respiro, serate in cui il rumore del mondo bussava forte e loro, con ostinazione, abbassavano il volume. Sul set, raccontano, il linguaggio era fatto di piccoli cenni, una battuta recuperata al volo, un errore trasformato in complicità, quella pausa che l'altro sa riempire senza invadere. Fuori, i gesti si facevano ancora più minuscoli, un messaggio mentre l'altro è in macchina, un tè caldo lasciato accanto a un portatile aperto, un buongiorno che, in certe mattine, è già tutto. Se il tempismo è una forma d'arte, loro l'hanno trattata con rispetto. Hanno aspettato il momento in cui non fosse più una notizia, ma una continuità. Ciangir, quella sera, non ha fatto da teatro. È stato il loro corridoio verso la normalità. I lampioni, testimoni discreti. I fotografi, imprevisti non nemici. Gli amici, cornice viva.
Perché il gruppo con cui erano usciti non ha mai smesso di essere gruppo. Risate soffocate nel vedere i flash, sguardi che dicevano andrà bene, una mano appoggiata sulla spalla di HFE, un cenno d'intesa con Ebro. Nessuno voleva rubare la scena, tutti volevano proteggerla. Poi sono arrivate le domande più curiose, quelle che tentano di comprimere una storia in un titolo. Da quanto? L'avete pianificato? Vi vedremo insieme sullo schermo? Loro hanno risposto con la stessa sobrietà. Non mettiamo date sulle cose che crescono, ha detto HFE, ma ci siamo presi il nostro tempo. Ebro ha aggiunto, faremo spazio al lavoro e alla vita, senza confonderli. Ci piace mantenerli puliti. Nessun seguito gridato, nessuna frase ad effetto. Solo misura. Per molti, l'immagine che resta è la loro andatura parallela allontanandosi dal ristorante, come due linee che hanno scelto di correre vicine. Per altri, il dettaglio è il sorriso di Ebro che si illumina quando HE inclina la testa appena, quel minimo segnale che significa ci sono. Per altri ancora, è la fermezza con cui, alla domanda più insistente, lui ha detto, non è una mossa. È la nostra vita. Parole semplici, ma messe dove servivano. Con il passare dei giorni, l'onda non si è trasformata in tempesta. È diventata un'eco calda. Le pagine dei fan non hanno cercato indizi ovunque. Hanno scelto di custodire quel frammento e lasciarlo respirare. Si è parlato dei confini in modo nuovo, quasi con gratitudine, come se tutti avessero capito che certe storie si proteggono non con i muri, ma con il buon senso. I produttori, a bassa voce, hanno osservato che forse non serve più la strategia rumorosa per tenere viva la curiosità. Forse basta la verità. E in questa verità, il lavoro non ha perso lucidità. Le prove sono rimaste prove. Gli appuntamenti con la troupe non hanno saltato un minuto. Le decisioni creative sono state prese dove andavano prese. Nelle stanze dove l'aria sa di cavi e di ombre di set. Nessuno scambio di favori, nessuna piega alle esigenze del cuore. Semmai, il contrario, la disciplina ha tenuto insieme i pezzi, come se il sentimento avesse portato ordine invece che turbolenza. Alla fine, quello che ci piace ricordare è il respiro di Ciangir mentre la notte si annodava al mattino. La città, che tutto vede e tutto assorbe, ha trattato quella scena con delicatezza. E noi pure, da qui. Perché certe rivelazioni non hanno bisogno di clamori, vivono di proporzione, di pause, di scelte sobrie. E forse questo è il nuovo spettacolo, la normalità che diventa evento proprio perché nessuno cerca di venderla come tale. Cosa ne pensate, amiche e amici che ci seguite? È questa la dichiarazione più autentica che abbiamo visto da un po'? Le coppie dovrebbero difendere la loro privacy fino in fondo o concedere momenti come questo al mondo? Scriveteci le vostre idee nei commenti, li leggiamo, uno ad uno. E se amate le storie che onorano l'emozione vera più del clamore, mettete like, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e toccate il tasto Unisciti per aiutarci a portarvi racconti che hanno cuore e misura. Perché qui, su Stelle Turche Rivelate, crediamo che i momenti più veri non urlano sui red carpet, si sussurrano sotto i lampioni di Ciangir.